Mi chiamo Fabio e sono un investigatore del paranormale. Il mondo dell'occulto fa da sempre parte della mia vita e in questi anni ho catturato dei fenomeni a cui ancora oggi non so dare una spiegazione. Insieme alla mia troupe giriamo per tutto il paese alla ricerca dei luoghi infestati su cui indagare. Qualcosina nera per i capelli. Che c***o è venuto giù? Siete pronti a cominciare questa avventura? Nella puntata precedente. Permesso? C'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno si può avvicinare allo strumento che ho in mano, come sta facendo ora, e farlo illuminare? Porca miseria. Io ho avuto ho rilevato un volto vicino allo stemma del tuo giubbotto. Prendi l'energia da questo strumento, prova ad avvicinarti. Cos'è stato? Sì. Che? Guarda, riprendimi. C'è un Guarda il volto, K2. c'è un volto. Porca miseria, raga. Ho visto un'ombra lì, non avete sentito? Sentito sì. Ho visto un'ombra, raga. Porca miseria, raga. Che? Porca miseria, raga. Che? Manifestati. Manifestati. Noi vogliamo capire. Siamo qui per capire. Vi trattavano male qui? I dottori vi trattavano male? Guarda, probabilmente è un trauma quello che queste persone hanno qui e lo stanno vivendo tuttora. Noi sappiamo che ci sono anche delle persone che venivano messe qui, dentro questo manicomio, che in realtà non erano pazze. Tu avevi dei problemi mentali? Porca miseria, raga. Raga, che passi. Io mi metto Raga, contro- che passi. Io mi metto contro il muro. Che passi. Raga, assurdo, eh. Secondo me lei è in giardino. Perché prima, quando gli abbiamo domandato, era in giardino. Porca miseria, raga. Porca miseria, raga. Guarda, K2 come ha brillato. Sì, guarda. Sei in giardino? Vedi, Sì, in giardino. A lei gli piace stare fuori. Perché magari stando dentro la struttura lo opprime. E quindi il suo unico modo per evadere da questa struttura è stare fuori. Ragazzi, c'è da dire che comunque, cioè, in questo posto facevano elettroshock, facevano esperimenti. Certo. Ora non c'è più, ma in questo manicomio, come in tutti gli altri manicomi di tutta Italia, c'era quello che veniva chiamato il gabinetto anatomico.
e ho visto delle foto che comunque i nostri testimoni ci hanno fornito che sono veramente raccapriccianti. Parliamo di bacheche vetrate con all'interno tutti i teschi, dei pazienti su cui facevano gli esperimenti e facevano gli studi. Magari di una di queste lo prendiamo per un sì? Se vuoi confermarmelo puoi fare un rumore? Sì. Di là. Di là. Ok, noi adesso proseguiamo il giro, andiamo nei padiglioni, nelle stanze al piano di sopra. Tu resti qui? E secondo me il suo unico sollievo è stare Sì. fuori. Sì. È il suo unico modo per rimanere fuori da quello che è tutto il contesto di oppressione. Io direi andiamo adesso nelle parti superiori. L'attività che stavamo aspettando è finalmente venuta fuori. Avevo la sensazione che qualcosa continuasse a girare attorno a noi ed anche i cameraman lo hanno percepito. Sentire quei passi così chiari e così vicino a noi mi ha fatto rabbrividire, perché il primo pensiero che mi è passato per la testa è stato che un paziente in ciabatte stesse camminando nei corridoi. E poi quell'ombra che passa dall'alto verso il basso, proprio nella zona dove durante il sopralluogo Sabrina, la nostra testimone, ha esposto il suo racconto. Chi si cela dietro queste mura? Si tratta realmente di un paziente intrappolato qui? Oppure di una forza demoniaca che si sta prendendo gioco di noi? A questo punto decidiamo di salire al piano superiore per cercare ulteriori attività e capire se oltre a questa ipotetica presenza ne risiedono anche delle altre che vogliono comunicare con noi. Guardate voi queste storie, proprio i brividi. Esame di testa. Dà proprio la sensazione di essere... Prigioniero. Sì, prigioniero. C'è qualcuno qui in questi corridoi che si vuole avvicinare a noi? Rilevamento volto di là. Era la tua stanza questa? Era la tua stanza? È qui che mi vedi? Guarda, sembra che continui a girare proprio attorno a noi. È arrivata. Ragioniamo un attimo. Siamo entrati nel padiglione e lei è venuta incontro a noi. Perché se è vero che stava nel giardino, lei è venuta incontro a noi a vedere chi siamo. Ha parlato con noi. Stava nel giardino, abbiamo sentito i passi. Ora siamo saliti e lei è venuta su con noi. Magari non è vero che questa era la sua stanza, lei semplicemente sta girando attorno a noi, incuriosita, e per farci fare il giro del posto. Beh, però potrebbe essere comunque magari un altro paziente, può essere? E di supposizioni possono Guarda, essere. cioè, comunque è strano. Io la sensazione che ho, raga, in questo momento è proprio di avere qualcuno che accompagna. Allora, io adesso, se voi siete mai entrati in un reparto psichiatrico, avete visto delle clip magari su YouTube, dei video di repertorio, magari storici, i malati mentali, quando vedono delle nuove persone che arrivano all'interno, che siano visitatori o che siano comunque magari
parte del personale, medici o magari che non abbiano il camice, perché loro erano abituati a vedere persone con i camici. Loro la prima cosa che fanno, ti prendono per mano. Ti prendono per mano e ti portano in giro. Si è spenta la torcia. Perdonatemi, ma non si accende più. Ottimo. Che cosa? Ti ha scaricato la batteria? Sì. Fino al rosso. Bene. Ti dà? Fa vedere che cosa ti dà? Low battery. Ce l'ho vicino? Stai vicino a me, Gioia? Come avevo previsto, la fase lunare condiziona in modo significativo il comportamento di queste entità. Infatti, le batterie del faretto del nostro operatore e delle telecamere stesse si sono improvvisamente esaurite. Questo accade perché in condizioni di luna crescente gli spiriti tendono a ricaricare la loro energia assumendola dalle strumentazioni, per poi scaricarsi durante la luna calante ed essere così in grado di produrre delle vere e proprie manifestazioni. Senti questo odore? C'è un odore di medicina. E non si tappa. È vero. Scusa. Vero? Sì. Odore Quello dell'ospedale, l'odore Bravo! dell'ospedale. Tipo di disinfettante. È anche pesante. Raga, andiamo fuori. Andiamo fuori. Senti qua. Non la senti, Andre? E hanno naso tappato, scusate. Tu, Alan? Intanto il K2 fermo, Mette proprio ansia. C'è qualcuno qui? Questi animali? Avete sentito fischiare? Sì, ma di fuori. Se c'è qualcuno può fare un rumore, in modo che possiamo capire da dove viene. Ti chiedo di non interagire più con questo strumento. Fai un rumore. Raga, Sì. raga qui. Dalla tua destra. Sì. Raga qui. Ok, raga, il K2 sta continuando a brillare proprio qua. Raga, Sì. raga qui. Raga, Sì. raga qui. Ok. Ok. Quindi sei qua con noi. E riprende. Mi confermi che sei qua con noi? È assurdo. Noi abbiamo uno strumento che può farti parlare. Porca ragazzi. Porca sta continuando a fare rumori qua. Raga, è assurdo. Raga, credetemi, è assurdo. Noi abbiamo uno strumento che può farti parlare.
Porca ragazzi. Noi abbiamo uno strumento che può farti parlare. Porca ragazzi. Sta continuando a fare rumori qui. No, ho sentito anch'io lì. Io, sai cosa farei? Non mi fido. Non mi fido perché la struttura è vecchia e non vorrei che ci possano essere delle aree che possono magari crollare. Esatto. Quindi io farei una cosa, ragazzi. Facciamo il Raven, facciamo una sessione con il Raven, ma facciamola in sicurezza, perché la nostra sicurezza prima di tutto. Quindi direi spostiamoci, troviamo un'area più sicura, anche perché essendo al primo piano dovremmo cercare di passare lungo i lati, non nel centro del corridoio, nella stanza come sono io adesso, perché il peso si concentra tutto sulla parte centrale del corridoio, quindi dovremmo passare sui lati.